Cuba diventa il punto più pericoloso del pianeta. Stati Uniti e Unione Sovietica possiedono migliaia di testate nucleari. Il 27 ottobre un aereo spia americano viene abbattuto sopra Cuba. È il momento più vicino alla guerra nucleare. Nel 1983 un uomo evitò la guerra nucleare decidendo di non fidarsi di un computer. Ma non fu l'unica volta in cui il mondo arrivò a pochi minuti dalla fine. 21 anni prima, nel 1962, missili nucleari erano già pronti al lancio. Le flotte si fronteggiavano e il tempo stava per scadere. Questa è la storia della crisi dei missili di Cuba, quando una decisione fermò il mondo sull'orlo dell'abisso. Nel 1962, la guerra fredda non è una guerra combattuta, è una guerra in attesa. Stati Uniti e Unione Sovietica possiedono migliaia di testate nucleari. Basta un errore, basta una decisione sbagliata. Cuba, a poche centinaia di chilometri dalla Florida, diventa il punto più pericoloso del pianeta. Il 14 ottobre 1962, un aereo spia americano sorvola Cuba e fotografa installazioni sospette sull'isola. Quando vengono analizzate le immagini, non lasciano dubbi. Sono missili nucleari sovietici. Se fossero entrati in funzione, molte città degli Stati Uniti avrebbero potuto essere colpite in pochi minuti. Immagina di svegliarti, sapendo che il destino dell'umanità è appeso a un filo. Per 13 giorni, nell'ottobre del 1962, il mondo ha vissuto così. Ora chiediti una cosa. Cosa faresti se ti dicessero che la fine potrebbe essere a pochi minuti di distanza? Il presidente John Kennedy si trova davanti a 3 opzioni. Ignorare la minaccia, attaccare Cuba, oppure fermare tutto, senza scatenare una guerra. Kennedy sceglie una strada rischiosa, una quarantena navale attorno all'isola. Non è una guerra, ma non è nemmeno pace. Per giorni il mondo osserva le navi sovietiche avvicinarsi alla linea di blocco. Ogni radar acceso, ogni ordine ambiguo, ogni silenzio carico di conseguenze. Il 27 ottobre, intorno alle ore 12, un aereo spia americano viene abbattuto da un missile terra-aria S-75 lanciato da Cuba, causandone lo schianto e la morte del pilota. È il momento più vicino alla guerra nucleare. A Mosca anche il leader sovietico Nikita Khrushchev sa che il tempo è finito. Un'escalation non garantirebbe una vittoria, garantirebbe solo una distruzione reciproca. Ed è proprio allora che, lontano dai discorsi ufficiali, iniziano le vere conversazioni, contatti diretti, messaggi urgenti, proposte che non possono essere rese pubbliche. Alla fine viene raggiunto un accordo. L'Unione Sovietica accetta di rimuovere i missili da Cuba. Gli Stati Uniti promettono di non invadere l'isola e in segreto rimuovono i loro missili dalla Turchia. Ma il mondo non lo sa ancora. Per questa volta la guerra è stata evitata. Ufficialmente la crisi termina il 28 ottobre 1962. Da quel momento Stati Uniti e Unione Sovietica creano una linea diretta di comunicazione. Perché il silenzio è troppo pericoloso. La crisi dei missili di Cuba non finì con un'esplosione. Finì lontano dalle telecamere, in stanze che non compaiono nei libri. I piani erano pronti, le armi cariche. Premere quel pulsante sembrava inevitabile. Ma qualcosa accadde. Una decisione. Nessun discorso. Nessuna firma storica. Solo qualcuno che scelse di fermarsi. E mentre il mondo continuava la sua giornata, ignaro di tutto, la storia cambiò direzione. Se questa storia ti ha colpito, iscriviti a Mappe Oscure, attiva la campanella e dimmi nei commenti cosa ne pensi. Il confronto è importante.